Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me. Una dolce e bellissima ragazza di 28 anni. Un lupo dagli occhi azzurri che, se avvertiva la sua paura, la zannava e la terrorizzava al punto di farla svenire. Una corsa al pronto soccorso, una diagnosi sbagliata e una morte che si poteva evitare. Oggi vi racconto la storia di Simona Riso. È il mattino del 30 ottobre 2013 quando Simona Riso viene ritrovata riversa nel giardino condominiale della Palzina dove abita, in via Urbisaglia 9 a San Giovanni a Roma. A trovarla è la sua vicina di casa quando al mattino apre le imposte. Sono le 7 del mattino quando viene soccorsa dagli operatori del 118 e la giovane ragazza, che ha solo 28 anni, risponde sì quando le viene chiesto se è vittima di violenza sessuale. Simona arriva al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Roma alle 7:15. Alle 7:25 le viene assegnato il codice rosso con le seguenti annotazioni: riferito abuso sessuale. Paziente trovata a terra nel giardino condominiale. Presenta escoriazioni multiple al volto e agli arti e alla regione sovrapubica. Simona viene visitata dal medico del pronto soccorso Raimondo Grossi, che nella cartella clinica indica che la paziente ha riferito di aver subito un'aggressione sessuale e una violenza. Simona viene visitata dal medico del pronto soccorso Raimondo Grossi, che annota nella cartella clinica riferita aggressione e violenza carnale. Si evidenzia la scarsa collaborazione della vittima, che ha una lieve difficoltà respiratoria e delle escoriazioni al volto e alla lingua dove è presente un piercing. Il medico richiede una radiografia toracica e scheletrocostale, un'ecografia all'addome e una consulenza ginecologica. Alle 8 però cambia il turno e al medico Raimondo Grossi subentra Lavinia Mili, che prende le consegne. Simona in quel momento è ancora al pronto soccorso, ma tra le 8:15 e le 8:30 viene portata al reparto di ginecologia. Qui viene visitata dalla dottoressa Anna Francesca Bandiera, che la descrive agitata e poco collaborante. La dottoressa non rileva lesioni ginecologiche, rileva però delle escoriazioni ai glutei e alla faccia interna della coscia e consiglia una visita psichiatrica. Terminata la visita ginecologica, dopo circa mezz'ora, Simona viene riportata al pronto soccorso, dove la dottoressa Lavinia Mili alle 9:30 constata che Simona è in arresto cardiocircolatorio e avvisa subito il rianimatore D'Ambrosio. Le manovre di rianimazione cardiopolmonare iniziano immediatamente, ma senza esito, e alle 10 si constata il decesso di Simona Riso. Il medico del pronto soccorso, Lavinia Mili, riscontra dall'esame obiettivo delle scoriazioni e degli ecchimosi sulla spalla destra, ecchimosi della parete toracica a carico della mammella sinistra, ecchimosi delle regioni inguinali bilateralmente e presenza di lividi ed ecchimosi bilateralmente sui glutei. Alle 12:05 viene chiusa la cartella clinica di Simona Riso con l'annotazione paziente deceduta presso pronto soccorso. La diagnosi è arresto cardiopolmonare dovuto ad aggressione e presunta violenza sessuale. Simona Riso è una giovane donna di 28 anni, calabrese, di San Calogero, un piccolo comune di Vibo Valentia. Simona si è trasferita nella capitale, a Roma, per cambiare vita, per svoltare pagina, per lasciarsi alle spalle il suo paese e i fantasmi che la tormentavano. La giovane donna fa la cameriera in un hotel dell'Eur a Roma e sua mamma ogni mattina le telefona alle 4:30 per aiutarla a svegliarsi. Ma quel 30 ottobre Simona non arriverà al lavoro.
Secondo quanto ricostruito dall'inchiesta, quello di Simona è stato un tentativo di togliersi la vita, un volo dal quarto piano della palazzina in cui abitava. Ma per i suoi familiari questa ipotesi è da escludere e gli inquirenti brancolano nel buio e la triste vicenda assume sempre di più i contorni di un misterioso giallo che si trova nelle pagine della cronaca, non di quelli di un romanzo. I primi due personaggi che entrano nella scena sono i due medici del pronto soccorso. Secondo i carabinieri della compagnia di Piazza Dante del gruppo investigativo di Roma, Simona avrebbe sussurrato ai soccorritori di aver subito violenza carnale e questo farebbe venire meno l'ipotesi del suicidio, come da subito sostenuto da parte dei parenti della vittima. Successivamente gli investigatori però hanno collegato queste ultime dichiarazioni di Simona ad un evento drammatico vissuto in famiglia nel suo paese d'origine, a San Calogero, molti anni prima. Evento tragico che l'hanno condotta poi all'età di 19 anni a andare via dal suo paese, a cercare di svoltare pagina altrove. Simona stava male, aveva già tentato di togliersi la vita, soffriva di depressione e di disturbi alimentari come l'anoressia. Spesso era in cura alla clinica Armonia perché si feriva i polsi. Un doloroso trauma riaffiorava di continuo nella sua mente. Un trauma subito da una persona a lei molto vicina e che la porterà poi a scegliere sempre l'uomo sbagliato, l'uomo violento. Simona era in cura presso un centro di assistenza psichiatrica, ma dalle indagini è emerso che la ragazza aveva sospeso autonomamente la terapia farmacologica senza comunicarlo alla struttura. I PM hanno esaminato tutte le cartelle cliniche di Simona Riso che hanno recuperato dagli psicologi che negli anni si erano presi cura di lei. Il suo segreto Simona l'ha confidato ai medici con cui era in cura presso il centro di assistenza. Simona racconta di vedere un lupo dagli occhi azzurri, che se si accorge della sua paura, la zanna e la terrorizza al punto di farla svenire. Simona viveva così, inseguita da quel mostro che continuava a starle addosso. Simona ha provato a camminare, a correre, a volare, ha provato tante volte a vivere e ha provato anche a morire. Nella sua stanza gli investigatori hanno trovato farmaci molto potenti, prescrizioni mediche, ma anche un'ode alla vita. Alla fine Simona si è arresa a quel lupo e a quelle voci che sentiva solo lei e che continuavano a insultarla. Quelle voci erano causate dalla rabbia che provava contro chi le aveva fatto del male e al dolore che le avevano provocato le persone che non le avevano creduto. Quella mattina il dolore l'ha stordita, era troppo grande e troppo forte. Il PM ha dichiarato che Simona poteva essere salvata e ha mandato anche gli atti alla procura di Vibo Valentia perché Simona quel giorno ha dichiarato di essere stata violentata. Simona, quando riusciva ad aprirsi con chi l'aveva in cura, tracciava una linea precisa, quella dei 6 anni. Prima era una bambina vivace e simpatica, successivamente una bambina insicura, dipendente e timida. A 6 anni nella vita di Simona è entrato il lupo. Per fortuna Simona si è confidata con gli amici, la sorella e i medici e questi hanno raccontato quello che le è successo. Hanno raccontato di quello zio muratore, fratello del padre, che per 10 anni, da quando ne aveva 6 a quando ne aveva 16, l'ha molestata, palpeggiata e violentata. Dietro la depressione, i tentativi di suicidio della bella ragazza di 28 anni, dallo sguardo dolce ma malinconico, c'era un dolore antico. Agli investigatori, il primario di psichiatria del San Camillo riferisce che Simona viveva di forti sensi di colpa perché riteneva di sedurre inconsapevolmente degli uomini che poi la picchiavano e si approfittavano di lei. Un amico di Simona racconta che la ragazza ha tentato più volte di togliersi la vita
e che la ragazza le aveva raccontato di vedere un lupo che la guardava e che ringhiava. Simona ne era talmente terrorizzata che a volte sveniva. Il lupo spesso rappresenta la raffigurazione del trauma infantile. I carabinieri sono andati a visionare tutte le cartelle mediche di tutti i centri in cui Simona è stata paziente. Il denominatore comune di queste cartelle era la violenza che la ragazza aveva subito tra i 6 e i 16 anni, violenze anche importanti, e hanno definito il profilo del suo carnefice come quello di un pedofilo, perché gli abusi sono cessati quando la ragazza aveva 16-17 anni. La relazione di una specialista di Milano da cui era in cura Simona aggiunge altri traumi a quelli già descritti dalla ragazza. Infatti Simona racconta che a 19 anni, nel 2004, mentre era in stato di ebbrezza, un 35enne si è approfittato di lei, mentre nel 2010, a 25 anni, ha subito lo stupro da parte di 3 uomini di nazionalità marocchina sotto la stazione della metropolitana Tiburtina. Lo stesso specialista racconta di altri casi di abusi subiti da Simona. Altri amici aggiungono ulteriori dettagli. Ricordano Simona che piangeva durante le riunioni di gruppo quando raccontava delle violenze subite da piccola che si erano protratte a lungo. Parlando della sua famiglia, Simona raccontava di avere la forte impressione che i familiari fossero a conoscenza delle molestie, perché a volte avvenivano anche in presenza di familiari. Il 4 ottobre del 2013 i medici del centro di assistenza avevano convocato la madre di Simona. La donna aveva fatto cenno di essere a conoscenza di questi fatti e avrebbe detto che ne avrebbe parlato da sola in famiglia con Simona, che doveva recarsi in Calabria. Simona però non si è mai recata in Calabria perché il 30 ottobre di quell'anno ha perso la vita. Fondamentale è stata anche la testimonianza della sorella Nunzia, con cui Simona si era confidata. Nunzia racconta che nel 2009, quando Simona aveva 24 anni e abitavano insieme a Milano, si era confidata con lei e gli aveva raccontato quello che era successo con lo zio. Gli ha parlato di palpeggiamenti e strofinamenti che si erano protratti nel tempo, quando lo zio tornava in Calabria per le ferie estive dalla Svizzera dove lavorava. Nunzia racconta inoltre di aver subito anche lei dei tentativi di molestia per ben 2 volte, ma di aver sempre respinto con forza lo zio, che poi ha desistito. Con Simona invece questo non è successo. Simona invece subisce ripetute violenze. Negli interrogatori i suoi amici riferiscono che la ragazza era stata immobilizzata o nel letto o su una sedia, oppure che era stata drogata. Ecco perché quella mattina in ospedale, alla domanda se avesse subito violenza sessuale, Simona ha risposto sì, e molto probabilmente è quello l'equivoco che le è costato la vita. I soccorritori gli hanno chiesto: sei stata aggredita? No. Sei stata spinta? No. Hai subito violenza sessuale? Sì. E in effetti era la verità. La sequenza delle domande dei medici e le risposte di Simona rappresentano la cruda verità. L'ipotesi del suicidio è supportata anche dalla testimonianza di 2 religiosi che abitavano di fronte a casa sua e che raccontano di aver sentito un tonfo quella mattina alle 6:40. Niente di quello che è accaduto quella notte potrebbe indurre la famiglia Riso a credere che Simona si sia tolta la vita. Simona quella sera ha riso e scherzato con suo cugino e suo coinquilino e ha passato la serata e parte della notte a scambiarsi messaggi con la fidanzata del cugino. Alla mattina alle 4:30 ha sentito la madre che l'ha chiamata per aiutarla ad alzarsi. C'è un buco temporale però, quello che va dalle 4:30 alle 6:40, periodo di tempo in cui non si sa quello che ha fatto Simona.
Le telecamere di videosorveglianza non hanno ripreso Simona a uscire dal condominio e non hanno ripreso nessuno ad entrare nel condominio. I familiari si chiedono però per quale motivo, se Simona aveva intenzione di suicidarsi, avesse in tasca le chiavi e la scheda SIM. Gli esami autoptici hanno escluso che Simona avesse preso dei farmaci in grado di stordirla e a quanto pare in quel periodo Simona aveva appena chiuso una relazione e quindi non stava frequentando nessuno. Il medico di guardia del pronto soccorso che aveva preso in carico Simona quella mattina è stato condannato a 1 anno di reclusione per omicidio colposo. La ginecologa invece è stata assolta. La notizia della condanna del medico Raimondo Grosso porta solo amarezza all'interno della famiglia Riso, che è cosciente del fatto che Simona poteva essere salvata. Lo zio di Simona invece non è stato indagato perché il reato è caduto in prescrizione. La prescrizione per i reati sessuali è 1 anno. Simona Riso era stordita dal dolore, ma nessuno se ne era reso conto di quanto soffrisse fino all'alba di quel 30 ottobre 2013. Un suicidio più misterioso di altri, di una ragazza caduta dal 4º piano, per scelta forse, quando certe mattine alcune scelte sono obbligate. Queste sono tutte le informazioni che ho trovato sulla storia di Simona. Vi invito però a condividere altri dettagli se ne avete nei commenti. Vi lascio invece nell'info box i numeri antilupo. Non abbiate mai paura a chiedere aiuto. È molto difficile, ma è il primo passo per vincere la battaglia contro i lupi. Simona è stata molto coraggiosa, stava combattendo contro il suo lupo, che, aiutato dalla sfortuna e dalla negligenza, purtroppo ha vinto. Con questo video vorrei ricordare la giovane e bellissima Simona e invitare le persone che stanno combattendo contro il proprio lupo a chiedere aiuto e a non arrendersi. Spero che questo video sia stato di vostro interesse. Vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e a lasciarmi le vostre opinioni nei commenti. Vi aspetto la prossima domenica. Ciao!